Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche predestinate per il mese di agosto 2024. Ok. Abbiamo l'imperatrice, periodo di espansione, periodo fertile, devo dire, con la carta dell'imperatrice. Parla comunque della gestazione di qualche progetto, di qualche nuova idea. Andiamo a vedere di che cosa tratta nello specifico. Come dico sempre ragazzi, le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate i link alle previsioni per il secondo semestre del 2024 e trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso di tarocchi e l'altro base, corso di tarocchi base, e l'altro è un corso di metafisica base. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia per questo mese. Regina di coppe, cavaliere di spade, due di bastoni, re di pentacoli, abbiamo un 2 di coppe, la regina di bastoni, un 8 di coppe e la sacerdotessa. Bene ragazzi, lettura nuova. Invece che fare i primi 15 e i secondi 15 del mese, ho deciso di fare una lettura unica per tutto il mese, però è più specifica, nel senso che vado a trattare, cioè vi dirò qual è la tendenza energetica più importante in vari settori della vostra vita. Ho riunito tutto. Dovrebbe essere un pochettino più completa la lettura. Fatemelo poi comunque sapere nei commenti. Intanto vi anticipo che questo tipo di lettura adesso la facciamo per un mese, per agosto, però è una lettura che voglio proporre anche a livello individuale, nelle letture personali e consiglierei di farla bimestrale. Se c'è qualche tema, diciamo veloce che volete guardare, va bene farla mensile, però di solito consiglio di farla bimestrale perché le energie hanno bisogno di un po' di tempo per avverarsi, per muoversi, ok? E comunque, se volete delle informazioni, mi contattate via mail. Io ho preparato una lettera di presentazione e ve la mando. Così vi mando anche la promozione della lettura semestrale che appunto era in promozione a luglio, per cui adesso sono gli ultimi giorni di tempo per poter usufruire della promo. La semestrale è molto più vasta rispetto a questa, sono 20 carte, si vanno a vedere vari temi nello specifico della vostra vita, ha una durata appunto di 6 mesi e dura dai 40 ai 60 minuti. Questa durerà un po' meno, diciamo circa mezz'ora. Ripeto, questa in promozione per agosto, la semestrale è stata in promozione per luglio e sono gli ultimi giorni per poterne usufruire. Comunque voi scrivetemi una mail, io vi mando tutto. Dunque ragazzi, andiamo a vedere carta per carta, dopodiché vi darò gli esempi specifici per ogni settore. Partiamo da questa regina di coppe che mi risuona molto con la carta dell'imperatrice. Devo dire che è come se fosse una sorta di energia amorevole, energia materna. Andiamo a vederla.
la luna, e un 7 di coppe. Due carte di proiezioni, due carte, una direi di forte emotività e l'altra anche di forte idealizzazione di qualche tipo di obiettivo, risultato. Andiamo a vedere il cavaliere di spade e il 2 di bastoni. Sette di bastoni è appeso e il 2 di bastoni abbiamo un diavolo e un 2 di pentacoli. Che interessante, 2-2. Capisco questa luna, effettivamente, vedendo le altre carte. C'è il diavolo, c'è qualche cosa che vi condiziona o che vi potrebbe condizionare, diciamo nelle energie che vi stanno intorno, nelle persone che vi sono intorno. Da un lato c'è come la voglia di fuggire, la voglia di andare, dall'altro c'è come una sorta di impossibilità. Andiamo a vedere il re di pentacoli. No, direi che sono troppe. Guardate come si è fermata, sono curiosa di vedere cos'è. Un 2 di bastoni. Ah, aspettate perché le ho messe al contrario. Ok. 3 di bastoni. Beh, si sono un po' chiamate. E regina di spade. Allora, vedo espansione un po' dappertutto, cioè nel senso, qui parla sì di emotività, però qui mi parla di espansione. Ho come l'idea che consoliderete qualche tipo di progetto, cioè è già in marcia questo progetto, semplicemente è come un ok, vediamo come va, vediamo cosa c'è, vediamo cosa si può fare qui. Anche se in realtà con la regina di spade mi viene da dire che non avete bene tanto in testa come fare, proprio per questo diavolo, ci sono come dei condizionamenti intorno. Da un lato vedo la sicurezza di voi, vostra, nel poter affrontare questo tipo di progetto, questo tipo di nuovo percorso di sogno, dall'altro però vedo che è come se ci fossero tante distrazioni che arrivano dall'esterno e che vi fanno un po' bloccare, vi smuovono un po' la concentrazione, il focus. Andiamo a vedere il 2 di coppe e la regina di bastoni. Molto bene, 10 di pentacoli, contratti in vista ragazzi, wow! 10 di pentacoli, 8 di pentacoli, vicino al 2 di coppe. Occasioni per il lavoro ce ne saranno, potrebbero esserci proprio dei nuovi contratti lavorativi. Andiamo a vedere la regina. Quattro di spade, 9 di pentacoli, 6 di spade, 3 di coppe, 3 di pentacoli e cavaliere di bastoni. Allora, vi sento come uscire da una forma letargica perché sento che qua si avvicinano delle grandi novità a livello lavorativo.
con il 10 di pentacoli, ragazzi, potrebbero anche essere, soprattutto se avete aziende familiari, ci potrebbe essere qualche nuovo accordo, secondo me. E vi dico, potreste anche ereditare qualche tipo di ruolo se per esempio un vostro superiore va in pensione. Adesso poi andiamo a fare i vari esempi specifici. Ehm, Però ho come l'idea, la prima cosa che vi devo dire è di non darvi allo shopping compulsivo. Mm, perché siete abbastanza regina di coppe, quindi vum, come si dice, un'esplosione di emozione. E quando si è in quelle fasi di euforia lì, magari si tende, insomma, giustamente avete anche un set di coppe, a spendere un po' troppo per le cose materiali, ecco. Potrebbe essere la spa, potrebbe essere l'estetista, potrebbe essere, non lo so, il massaggio. Mi fanno vedere gli scacchi. Non so se per il gioco, spendere troppo per il gioco, non lo so. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Mm, Re di bastoni e sette di spade. Mm, Voglio andare a vedere anche la sacerdotessa. Quattro di bastoni. E otto di bastoni. Una carta per l'otto di bastoni. 5 di spade. Qui ho la sensazione, ragazzi, che qualcuno non voglia vedere certe cose, ma ci sta, perché avete la luna e il sette di coppe, che sono carte di proiezione, la sacerdotessa è girata al contrario, abbiamo un sette di spade che parla di bugie e autoillusione, il 5 di spade che parla di lotte egoiche, qui avete un bel diavolaccio che mi parla di ego. Quindi la sensazione che ho è che il mese sarà improntato alla concretezza, alla materialità, all'abbondanza anche, perdendo un pochettino di vista la connessione con voi stessi, con il fuoco interno, mi viene da dire. Adesso andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dall'amore. Se siete single, non credo che abbiate tanta voglia di conoscere gente nuova, o meglio, magari l'intenzione ci sarebbe anche, ma siete così tanto sulla difensiva che ho come la sensazione che tenderete a scappare. Se state vivendo una relazione con qualcuno, io ho la sensazione che nel mese di agosto, allora, se la relazione è non so, non ben definita, vi dico, ho come l'idea che potreste rimanere in stand-by, tipo non mi faccio sentire per tutto il mese di agosto, o qualche messaggino giusto, come si chiamano? Messaggini di cortesia. Se invece avete una relazione che si funziona, guardate, in realtà
sento che potrebbero esserci proprio attriti, non vedo una fluidità nella relazione di coppia in questo periodo. Anzi, potrebbero anche esserci alti e bassi, condizionamenti esterni. Se avete figli, potrebbero esserci i figli che magari vi distraggono dalla relazione di coppia. Se avete una relazione, ehm, cioè se avevate una relazione, sento che siete ancora collegati a quella persona a livello energetico, come se ci fosse una sorta di speranza che questa persona ritorni. Fatemi sapere poi nei commenti. Però tra il diavolo e tutte quelle carte che vi ho detto prima, qui ho come l'idea che l'appeso, ragazzi, vi serva proprio a vedere le cose da un altro punto di vista, perché qui partiamo con questa enfasi emotiva e con le proiezioni della luna, la realtà a metà, le illusioni del sette di coppe, come se ci fosse stata un'euforia per qualche tipo di sogno che in realtà vi siete costruiti da soli, perché comunque qui avete anche un sette di spade che mi parla delle bugie che uno si racconta o che ci raccontano. Però qua potrebbe più essere il vostro modo di vedere le cose, che a un certo punto è come se fosse una storia che vi illudete, a cui vi illudete di credere, ecco. Magari non risuona per tutti, questo esempio, però. Allora, per quello che riguarda invece, diciamo, le persone che vi sono intorno, le energie degli amici, dei parenti, dei familiari, degli animali da compagnia, dei vicini, tutto quello che riguarda il vostro intorno, anche lì sento come una sensazione di me ne voglio andare, voglio cambiare qualcosa, ho voglia di espandermi, ho voglia di andare oltre, questo è un 3 di bastoni, andare oltre mare, oltre quello che ho già. C'è questo diavolo che mi pesa a guardarlo e dall'altra parte c'è questo 7 di spade, quindi ho come la sensazione che ci sia qualche questione lì intorno che vi condizioni parecchio dovuta al vostro modo di pensare. Cercate alle volte magari di prendere un po' più sul ridere, un po' più alla leggera, mi verrebbe da dirvi. Allora, per quello che riguarda invece, eventualmente se avete progetti per qualcuno con la carta dell'imperatrice, si potrebbe trattare di una gravidanza o del progetto di avere un figlio. Ehm, Sento che in un certo senso state andando avanti, per molti il progetto è già in opera. State andando avanti, diciamo, un po' per inerzia e durante il mese di agosto è come se iniziasse ad aprire gli occhi e a vedere tutto quello che si può ampliare, ma con la regina di spade al contrario, questo diavolo e queste due carte mi viene da dire fate attenzione a non farvi illudere troppo facilmente, a non partire subito per la tangente. Se per caso avete figli che vivono lontano, ci potrebbe essere come un reincontro ad agosto, se avete figli o se voi siete i figli. Allora, passiamo all'amore, scusate, al lavoro, alle finanze, agli investimenti passivi e alla parte, diciamo, concreta monetaria. Novità. Novità su tutti i fronti. Allora, partiamo da se siete disoccupati. Qui ragazzi potenzialmente vedo nuovi accordi, nuovi contratti e la possibilità anche di un lavoro in una grossa azienda a tempo, mi verrebbe da dire indeterminato, però siccome non voglio mai azzardare troppo, proprio perché siete già in questa fase di ah sì, finalmente troppo, no, calma, piedi per terra, quindi diciamo che potrebbe essere magari uno di quei lavori che si rinnovano 3 mesi, 6 mesi e poi indeterminato. Anche se mi pare che adesso ci siano come degli sgravi fiscali, quindi è facile che possa essere a tempo indeterminato.
Però ragazzi qua vedo tanta abbondanza di occasioni, tanta abbondanza di nuovi orizzonti, mi viene da dire, come se si aprissero una serie. Guardate, sette di coppe, è vero che è la carta delle illusioni, ma non è che tutte siano illusioni, semplicemente avendo questa luna che vi permette di vedere le cose a metà, bisogna calibrare bene, bisogna valutare bene, ma qui avete la regina di spade, come se non foste ancora molto focalizzati su quello che è l'evoluzione delle cose materiali, perché c'è tutta una parte affettiva che vi tiene impegnati. Però comunque, ritornando al lavoro, se siete disoccupati, ragazzi, ci sono forti probabilità che riuscirete a trovare lavoro, ad avere un contratto, perlomeno un pre-accordo lavorativo. Potrebbe essere che magari vi chiamino già per dei colloqui per iniziare a settembre. Se siete occupati, mi dispiace, ma per molti sento che lavoreranno nel mese di agosto. Per quelli che non lavoreranno, staccheranno, ma la testa sarà nel lavoro, sento come questa cosa, soprattutto se avete, diciamo, a vostro carico un gruppo. È come se durante il periodo di vacanza aveste la possibilità sì, rivedere certe dinamiche, di poter migliorare gli accordi lavorativi. Se siete autonomi, ragazzi, preparatevi, perché qua arriva lavoro da tutte le parti. Nuovi accordi, nuovi contratti con grosse imprese, cioè è come se ci fosse proprio una routine costante di lavoro tutto il mese di agosto. Poi se siete in vacanza, vale un po' quello che ho detto anche prima, cioè nel senso, sì, sarete in vacanza con il corpo, ma con la mente no. Continuerete a lavorare, però perché? Questo sento che vi può dare la possibilità di aprirvi ad un nuovo futuro. Perché? Perché vedrete come l'espansione, ok? Le possibilità di concretizzare, vedo tanta espansione a livello materiale e anche a livello economico, questo vale per tutti. A livello economico, ehm, devo dire ragazzi che non andrà male, anzi saprete anche ben gestire le vostre risorse, vi muoverete per tempo, con prudenza, quello che è per quello che riguarda il settore degli investimenti, ok? Quindi è come se foste scaltri. Ehm, Investimenti intendo, diciamo, online, ok? Chi investe in borsa e cose per lo stile. Per quello che riguarda invece gli investimenti materiali, quindi magari case o cose per lo stile, devo dire che potrebbero essere investimenti proficui, quelli che deciderete di fare o andrete a fare, e per qualcuno ho come l'idea che si possa trattare di un regalo, di una casa che arriva in eredità, di un immobile che arriva in eredità. C'è come un qualche tipo di abbondanza che arriva, però è in modo perpetuo. Ho come la sensazione che sia una cosa ripetitiva. C'è come una sorta di inizio con il quale si festeggia, perché voi avrete la abilità di destreggiarvi, di muovere anche il vostro denaro in modo utile. Attenzione solo allo shopping, per piacere. Mm, Sento che uscirete da una sorta di situazione stagnante. Non so a che livello di stagnazione eravate, però c'è come questo nuovo respiro, diciamo così. Poi, per quello che riguarda, ragazzi, diciamo come sta la mente, e vi dico così perché guardando questa linea, cioè ho proprio gli alti e bassi e i cicli karmici del due di pentacoli, il condizionamento, la tossicità, l'ego di cui mi parla il diavolo. Poi abbiamo il re di bastoni, che mi richiama un po' l'energia dell'argine, se ve la devo dire tutta, e questo sette di spade. Ho come l'idea che ci sia da rivalutare qualche tipo di pensiero, qualche tipo di obiettivo a livello mentale e come mm, ho la sensazione che quel sette di spade sia una bugia su voi stessi, cioè del tipo ce la faccio a fare tutto
o sono invincibile o cose di questo genere. 5 di bastoni, ancora una. Mm. Ce l'ho, infatti, comunicazione. È più un stare zitti per amor di pace. E invece qui il ce la faccio a star zitto, il ce la faccio a non dire niente, ce la faccio a far da solo, a non far valere i miei diritti o cose per lo stile, non servono. Non servono, dovete implementare la comunicazione. Vi dico, qui abbiamo anche un 5 di spade che lo sento molto collegato col diavolo, ragazzi. Ci sono come dei giochetti mentali dentro i quali rimanete intrappolati, probabilmente perché non vedete tutta la realtà, perché avete degli obiettivi un po' illusori in testa. Qui si tratta di essere onesti con voi stessi, ok? Perché avete la sacerdotessa al contrario. Purtroppo ancora non riuscite a vedere al di là. Avete come bisogno prima di consolidare questa stabilità che secondo me arriva e per gli nati di ultima decade potreste sentirlo alla fine del mese o anche già a inizio settembre, questo movimento, però è come se avesse bisogno prima di creare una stabilità nel materiale per poi potervi occupare di tutto il resto. Perché devo dirvi che comunque eh, la vita sì, diurna con tutti gli impegni che avete, i figli, i corsi dei figli, la piscina, non lo so, quello che è, vi porteranno parecchio fuori e soprattutto se siete in vacanza è come se foste meno focalizzati su voi stessi e più su questo mondo di emozioni un po' illusorio, ecco. Wow ragazzi, bella lettura, fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona, se la ritenete completa, se non lo so, quello che pensate insomma, come feedback. Andiamo a vedere Osho, che ultimo consiglio ha da darvi. Ah, comunque avete l'imperatrice, quindi ragazzi si va verso un'espansione, verso una maggior concretezza e verso anche una maggior ehm, abbondanza. Allora, qui abbiamo l'integrazione, la trasformazione e la ricettività. Oh, ma che belle carte! La ricettività è esattamente la regina di coppe e qui abbiamo una temperanza e una morte. È come se avessi bisogno, sì, di integrare questo momento di vita dove sì entra questa nuova abbondanza, si potrebbero sviluppare i progetti, potrebbe essere un buon momento di spinta emotiva, ma è come se ci fossero certi avvenimenti esterni che probabilmente vi fanno un po' dubitare o vi fanno raccontare delle bugie del tipo no, no, ce la faccio nonostante tutto. E invece qui è un po' come, ok, ma non si tratta di ce la faccio? Sì, mi han detto ridefinire gli obiettivi e ci sta. Comunque, non si tratta di raccontarsi delle bugie, ma si tratta di dire: "Okay, ho questa nuova realtà, ho questo nuovo lavoro, magari ci sono dei turni da fare, ho tutta la parte già presente nella mia vita che ha un certo ritmo, si tratta di integrare il nuovo ritmo con quello vecchio e così di arrivare alla trasformazione grazie alla ricettività. Alla ricettività perché è un po' una carta, la regina di coppe, che vi invita alla flessibilità, ok? Avevate una regina di spade? Sì. La regina di spade, al contrario, mi parla proprio di flessibilità. E vi do una dritta. Se per caso sono veramente i figli che vi distraggono, i nipoti, gli animali da compagnia, altre persone che, diciamo così, dipendono da voi, ehm, è con questo genere di persone che dovete sviluppare la flessibilità, ok? Cioè lasciare andare un po' di più, prendere le cose un pochettino più come se fossero un gioco, no? Un po' più con filosofia. Sento che questo diavolo potrebbe condizionarvi al perfezionismo. Anche se rimangono lì due o tre cose, chi se ne frega, dovete occuparvi di voi, occupatevi di voi, prendetevi il tempo, punto. Quelle le metterete a posto dopo o direte a qualcun altro di metterle a posto. Perché sento come una sorta di costrizione a livello mentale. Va bene. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi per tutto il mese di agosto. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti.
Se comunque vi è piaciuta, vi è stata utile, mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se avete piacere di sostenere il canale potete anche lasciare una piccola donazione o abbonarvi al canale, appunto. Allora, nella sezione degli abbonamenti ho riunito tutto quello che io ho imparato in 27 anni di studi e l'ho come riordinato in modo da dare una sorta di successione cronologica a quello che è un percorso evolutivo e poi semplicemente, diciamo, metto a disposizione vostra gli strumenti e le tecniche che io ho imparato per darvi una mano ad accelerare il vostro percorso di crescita, ok? È un aiuto, un coadiuvante. Comunque i titoli dei video li potete vedere, sono pubblici, le playlist di riferimento sono quelle lilla, sono 4, numerate in ordine di come vanno ascoltate. Scusate, mi sta andando via la voce. In ordine di come vanno ascoltate. E poi se avete dubbi, se avete domande, potete comunque contattarmi via mail. Questo vale anche nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita in forma individuale. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un mese di agosto splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!